Buongiorno, oggi siamo in compagnia del professor Armando Santoro, direttore del Cancer Center di Humanitas. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, in questi mesi abbiamo convissuto con uno stringente lockdown, un'immobilizzazione totale del nostro paese, ma la lotta al cancro non si è fermata. Possiamo dire che il cancro non va in lockdown. Che cosa avete fatto in Humanitas? Sì, il cancro non va in lockdown, non vanno in lockdown tutte le malattie più importanti, quindi il problema forse è stato in questo periodo di uno squilibrio eccessivo anche all'informazione nei confronti del Covid e forse un po' si sono dimenticate le altre malattie, o almeno se ne è parlato molto meno. È innegabile che questo dovesse succedere o l'epidemia che abbiamo avuto, però c'è stato uno sforzo da parte di tutti di cercare di ridurre al minimo il disagio per gli altri pazienti. Qualche disagio c'è stato, ma ad esempio in una struttura come la nostra abbiamo continuato regolarmente a seguire i pazienti oncologici, ad effettuare le terapie previste. I pazienti sono stati, se riguardiamo anche il numero di prestazioni eseguite nel nostro day hospital, nel ricovero, ma addirittura nel reparto di ematologia e trapianto abbiamo fatto dei numeri sovrapponibili a quelli dell'anno scorso, quindi siamo riusciti a dare ai pazienti uno standard adeguato di cura. Certo, ci sono state delle difficoltà. Innanzitutto la prima cosa è che questo si è potuto ottenere grazie a un meccanismo che ci ha consentito di creare nell'ospedale, anche nei momenti di maggiore crisi, un percorso cosiddetto Covid-free, di pazienti liberi, quindi senza il rischio di infezione da Covid, e questo si è attuato abbastanza rapidamente. C'è stata un'attenzione maggiore da parte nostra, siamo cercati di evitare alcuni accessi inutili nell'ambito dell'ospedale. Abbiamo avuto problemi con pazienti, che noi siamo un centro di riferimento, abbiamo molti pazienti che vengono dal resto dell'Italia e diciamo anche dall'estero. Questi pazienti ne abbiamo avuto un netto decremento, ma perché c'erano delle condizioni oggettive di difficoltà, e ci sono delle condizioni oggettive di difficoltà di spostamento che li hanno sicuramente ridotti. Ma complessivamente abbiamo seguito le linee guida normali di terapia, abbiamo garantito la terapia migliore, noi siamo stati influenzati particolarmente nella scelta dal fatto che ci fosse lockdown. Ecco, una recente analisi ha evidenziato che circa il 20% dei pazienti decide di non recarsi ad accedere alle cure oncologiche per paura di infettarsi. Lei che cosa si sente di dire a questi pazienti? Allora, un po' di pazienti non li abbiamo fatti venire noi perché abbiamo attivato un sistema, giustamente, per esempio le terapie per bocca sono state consegnate a domicilio, certo, con un contatto telefonico col paziente che non avesse sintomi, perché comunque era inutile in quel periodo accumulare troppa gente nell'ambito dell'ospedale. Molti invece, ed è vero, ora il numero non so se il 20% sarà intorno a questo, poi può essere variabile da situazione a situazione, ma è verosimile. La paura della gente dell'infezione è stata altissima. D'altra parte non me ne voglia, ma un po' di critica nei confronti anche dei media ci può stare, 15-16 ore al giorno di bombardamento televisivo, a ripetere sempre le stesse cose, o anzi a ripetere le stesse cose spesso anche in maniera contraddittoria, hanno creato questo panico e questa paura, hanno fatto pensare a molta gente che l'infezione fosse quasi un dato scontato prenderla frequentando un ospedale. C'è stato cosa vuol dire un po' adesso a questi pazienti? Che devono stare sicuri, devono stare tranquilli? Devono stare assolutamente sicuri questi pazienti. Siamo innanzitutto in una fase di riduzione dell'epidemia netta, chiara, che soprattutto chi vive in ospedale vede, ma già vede da 2 settimane. In tutti gli ospedali che seguono anche pazienti oncologici o altri pazienti importanti hanno creato dei percorsi protetti per questo tipo di pazienti. Quindi direi che si può venire in un ospedale, fare la terapia per la malattia, soprattutto quando sono malattie importanti, senza porsi alcun tipo di problematiche, sicuramente non facendosi vincere da una paura inutile che anzi rischia di non far ricevere delle cure adeguate e quindi di pagarne successivamente le conseguenze. Ecco, sicuramente anche quando parliamo di patologia oncologica, patologia tumorale, è fondamentale anche lo screening, e forse in questo periodo qua, nella fase 2, è importante non procrastinare dei controlli. Assolutamente non è importante non farlo. Il principio a monte 1: se noi crediamo che queste procedure servono e le facciamo, allora non ha un senso eliminarle, rimandarle, rinviarle, non eseguirle. Posso capire proprio nel periodo di maggior crisi, capisco in parte, non totalmente,
ma ora ritorniamo a una normalità, continuiamo e riprendiamo in maniera attiva a curare tutti i pazienti, ma non ne parlo solo del problema oncologico, emato-oncologico e via dicendo, parlo dei pazienti cardiopatici con problematiche respiratorie, con problematiche neurologiche, forse veramente ritornare anche in questo campo, cercare di ritornare a una normalità mi sembra altamente auspicabile e opportuno. Anche perché in questa fase 2, come mi raccontava, comunque sono state messe in campo parecchie soluzioni per garantire la sicurezza dei pazienti, quindi l'accesso poi sarà in completa e totale sicurezza. Glielo garantisco, anche io non vorrei essere frainteso, nel senso, credo che non ci fosse alternativa al lockdown, capisco le difficoltà attuali a riaprire completamente, quindi non è che sia contrario a ciò che è stato fatto, sono in totale sintonia. Se posso, ecco, probabilmente c'è stata un'eccessiva enfasi che ha fatto spaventare la gente e sta comportando magari una difficoltà a riprendere le normali abitudini e anche le terapie opportune per la loro malattia. Ma noi siamo qui per dirlo. Ricominciamo in sicurezza, noi ci siamo, il Cancer Center non si è mai fermato. Io, professor Santoro, la ringrazio e ovviamente ci vediamo a un altro appuntamento e salutiamo i nostri amici a casa, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci.